Ciao, salve a tutti! Quando da vittima di un narcisista si diventa carnefice. Un'amica del canale, Lerati, ha raccontato la storia di due sue amiche vittime di manipolatori, dice, malvagi. Dopo molti anni di relazione, dice Relati, appena libere, si sono trasformate in distruttrici di altre persone. Dice, il narcisismo è contagioso. Questo è un tema che ho già trattato in video specifici, ma ci ritorno anche perché a distanza di tempo osservo che se da un lato c'è molta più sensibilizzazione al tema del narcisismo e tante più informazioni grazie anche a questo canale che ha diffuso migliaia di temi non trattati in precedenza sul narcisismo, quindi di prima mano, c'è tuttavia molta confusione, a volte sul tema del narcisismo e anche l'idea che basta essere sensibilizzati al tema del narcisismo, parlarne magari anche da esperti per porci automaticamente dalla parte degli empatici, dei puri. Ma non è proprio così, anzi dovremmo prendere consapevolezza prima di tutto della nostra parte narcisistica che c'è in ciascuno di noi. Di persone che additano altri come narcisisti e poi sono peggiori di coloro che indicano, ne ho viste negli ultimi tempi, non poche, e non si tratta necessariamente di contagio. Cosa si usava fare prima di essere consapevoli dell'esistenza di questo terribile disturbo, il narcisismo? Si usava dare del cattivo o del puntini puntini, insomma a piacimento i termini meno acconci che molte volte vengono in mente a molti, e non è e non sarà certo il dare del narcisista patologico a qualcuno che questo lo può esimere dall'essere a sua volta un narcisista. Non basta la tonaca per fare il monaco, dice l'adagio, ed è proprio ed esattamente così. Ed è così perché di fatto ce ne sono di monaci che hanno solo la tonaca e però non fanno per niente il bene degli altri e magari nemmeno il proprio. Forse possono anche non nuocere in modo grave, ma questo solo perché manca loro l'occasione. Ma ciò non toglie che siano inappropriati per la tonaca che indossano. In altri casi commettono effettivamente azioni malvagie. Questo anche perché non esiste nessun certificato che attesti della coscienza pulita e dello spessore umano di una persona. Per questo non basta nessun titolo né ruolo acquisito, proprio nessuno, per fare di qualcuno una brava persona. È verissimo che molte vittime di narcisisti hanno una struttura di personalità fragile, come ho cercato di spiegare in tanti video, che le porta in alcuni casi proprio ad assumere molte delle caratteristiche del carnefice. Resta il fatto che si tratta sempre di fattori che scatenano delle latenze, delle caratteristiche già preesistenti, già presenti. La ferita narcisistica è presente sia nella vittima sia nel carnefice narcisista e questo è quanto, tra le altre cose, li accomuna. Ma chi non ha di base una personalità narcisistica, al contrario, avrà modo di imparare la lezione che potrà ricavare da una relazione tossica, diciamo così sbagliata, con un manipolatore o una manipolatrice, ma in fondo a posteriori arricchente in qualche modo. Dice anche Sabrina in un commento: chi va con lo zoppo impara a zoppicare, e i detti popolari hanno sicuramente la loro verità il più delle volte. Sicuramente nel caso di chi provenga da famiglie con personalità narcisistiche, in uno dei genitori se non in entrambi, sono maggiormente esposti, hanno maggiori probabilità di sviluppare personalità simili a quelle dei genitori. Ma qui parliamo della crescita di un individuo. Avere una relazione sentimentale con partner che hanno personalità disturbate è sicuramente qualcosa che va a compromettere la salute di chi subisce all'interno della relazione, ma non necessariamente comporta un contagio, a meno che appunto non ci sia una latenza dello stesso disturbo. Ma in tutti i casi chi è in grado di conservare in sé la parte empatica, perché ce l'ha veramente, effettivamente, potrà ritrovarla in un modo o nell'altro, sicuramente sbarazzandosi prima di frequentazioni narcisistiche, in generale di personalità tossiche, ma se l'empatia, se un'anima c'è,
in noi, non la smariamo perché è assolutamente un punto di forza, è di per sé una forza. Quindi mi raccomando e non riduciamoci all'immagine che vedi. Una relazione d'amore, se tale è destinata a durare anche per sempre, perché è qualcosa di solido, come è solido l'amore vero. Se un rapporto finisce, evidentemente non c'era vero sentimento da una parte o dall'altra o da entrambe le parti. Ma ci lascerà comunque sempre degli insegnamenti, un modo per capire meglio noi stessi e anche gli altri. A te è capitato di avere l'impressione di aver assunto atteggiamenti, comportamenti di un ex o di una ex che reputi essere un narcisista o comunque un manipolatore, una manipolatrice? Noi ci sentiamo presto, grazie sempre di esserci e un abbraccio forte. A presto, ciao, ciao, ciao.